Tutto iniziò con un verso spaventoso e spaventato nella notte, come un grido, già come il grido di un figlio. Leggi pure come il meno ignorabile tra i suoni della vita. Vado io, disegnò con gli occhi lei. D'accordo, sembrò replicare lui, forse non sveglio del tutto. Lei abbandonò il giaciglio e si mosse con una rapidità impressionante, malgrado le leggi della fisica e soprattutto l'opinione della bilancia. Miracolo possibile unicamente truccando la gara tramite il famigerato doping, ovvero ordinaria amministrazione nel caso tu sia madre. Cosa è successo? Chiese quest'ultima al piccolo. L'autore dell'urlo, che aveva improvvisamente interrotto il riposo della famiglia, tremava come la classica foglia e aveva gli occhi a dir poco sgranati. La mamma si ricordò all'istante uno dei tanti segreti del magico legame che la legava a quella creatura ancora troppo fragile e la strinse a sé. Eccoci, pensò in quell'attimo. Siamo solo questo e sarà per sempre così. I gesti, non le parole, sono i nostri discorsi e nel silenzio raccontiamo un'infinità di storie che hanno senso solo per noi. Non di meno, il racconto invisibile va tradotto ogni tanto, altrimenti è come se non fosse accaduto. Ho paura, disse quindi il cucciolo terrorizzato. Di cosa? Di loro. Hai fatto un brutto sogno? Sì. Raccontami. Perché? Ma perché le parole servono a questo, a farci capire le reali dimensioni delle cose. Ero solo in un bosco. Vai avanti. Ero solo in un bosco e vi chiamavo. Non sapevo dove foste. E poi cosa è successo? Poi ho sentito i passi. I passi di chi? Di loro, te l'ho detto. Ho sentito i passi pesanti, le voci, i rumori strani. Gli alberi tremavano con me, così come i cespugli tutti intorno. E in quel momento qualcosa è sbucato fuori. Cosa? Una mano. Solo una mano. No, dopo una mano anche l'altra si è aggiunta. E poi le braccia, le gambe. E lui è apparso, con la sua faccia liscia, gli occhi piccoli, la bocca minuscola e i denti solo in apparenza poco affilati. Quindi mi ha guardato con quella sua espressione da matto. Mi ha guardato come se non fossi qualcosa di vivo. La mamma diede ancora precedenza al proprio corpo e abbracciò il figlio ulteriormente. Devi stare tranquillo, disse l'orsa al cucciolo. Io e papà te l'abbiamo detto tante volte. Gli esseri umani sono personaggi della fantasia, non devi preoccuparti. I mostri non esistono. C'era una volta un pianeta dove vivevano solo 2 abitanti, lui e l'altro. Ma non era questa la cosa più bizzarra. Dovete sapere che, malgrado il loro mondo fosse tutt'altro che immenso, i 2 non si erano mai incontrati. Intendo da vicino, gli occhi di lui in quelli dell'altro, insieme nello stesso luogo, istante e comune racconto. La vita di lui proseguiva come le vite di molti, con alti e bassi a intervallare una strada composta unicamente da toni medi. Tipico, malgrado ci si convinca del peggio, o al meglio letteralmente del suo contrario. Non di meno, eventualità altrettanto scontata, lui iniziò a cercare quel che dall'inizio dei tempi le creature dagli orizzonti offuscati cercano. Un colpevole. Un facile colpevole. Qualcuno che rispondesse di quel che lui non poteva o non voleva rispondere. Perdeva di vista gli occhiali, mancava la corrente, il PC non si connetteva, l'app non si aggiornava, si sentiva triste o solo, dormiva male, faceva incubi, scivolava nella vasca o anche solo pioveva. Già, pioveva. E lui esclamava: la colpa non è mia e quindi deve essere dell'altro. Eccola, è tutta qui la facile logica delle anime miopi, dove la parola magica non è logica, ma facile. Prese quindi a maledire l'altro, a odiarlo, a disegnarne il fantomatico volto su un foglio, per poi strapparlo in 100 pezzi da poi bruciare e rifare tutto da capo. Cominciò a immaginare come avrebbe potuto colpirlo, ferirlo a morte, torturarlo per farlo confessare di essere il colpevole di tutto. Provò emozioni che non aveva mai provato prima. Paura nella sua stessa casa, della sua stessa casa.
di qualsiasi frammento che la componeva, perché ognuno di essi, magari con la complicità di una banale oscurità dovuta al tramonto, si tramutava all'istante nel terribile viso dell'altro. Era ormai consumato da una miscela velenosa di incontenibile collera e sfrenato terrore, quando qualcosa di inaspettato accadde. Bussarono alla porta. Lui si avvicinò con estrema cautela all'uscio e lentamente aprì. «Salute a te!» disse l'altro. Io sono lui. E per altrettanto facile logica, lui non poté fare a meno di rispondere e al contempo capire. Allora io devo essere l'altro. Esattamente un mese è durato il più adorabile equivoco della mia famiglia. «Tua figlia non parla», dicevano. «Mia figlia non parla», è quel che sapevo. «Il fratello, lui sì che è simpatico», osservavano da lontano. «Il fratello è simpatico», riconoscevo osservando lui da vicino. Ma altrettanto nei pressi di lei, del suo viso, dei suoi occhi, sapevo che non me la contava tutta, come si dice. O forse era solo una normale speranza di madre. Leggi pure come quella creatura perennemente ostinata nel concentrare sentimenti e aspirazioni sulla metà piena della vita. Mutismo selettivo, diceva lo psicologo. Mutismo selettivo è quel che cercavo un giorno sì e un altro pure su internet. Parla unicamente quando è sola in bagno, spiegava mio marito. Parla unicamente quando è sola in bagno, cercavo invano un giorno sì e un altro pure su internet e ogni libro che avevo comprato sull'argomento. Ma questo non vuol dire che mi dannassi il cuore. Lo dico e tengo a ribadirlo, soprattutto ora che siamo passati oltre l'ostacolo. Sapevo che c'era 1 miliardo di cose che non mi contava, ma era giusto così. Questo però non si dice, perché siamo talmente ignoranti da ignorare il fatto che ignorare non vuol dire necessariamente non vedere, non ascoltare e più che mai non capire. Tua figlia parla finalmente. Poco, ma parla. Apprezzavano stupiti tra parenti e amici un mese più tardi. Mia figlia parla poco, ma parla da sempre, ricordavo a me stessa, tra parenti e amici, talvolta stupidi più che stupiti. 30 giorni è durato il più adorabile equivoco di questa storia, sin dall'istante in cui il rubinetto della vasca ha smesso di funzionare e uno stuolo di idraulici ha iniziato a sfilare nella mia casa. «Deve essere intasato», dicevano quasi tutti. «Deve essere intasato», lo pensavo anch'io, convinta che fosse una rottura di scatole. Invece era un dono inaspettato, scartato con lieta sorpresa nel petto, innanzi a una scoperta che è valsa ogni attimo di suspense. Perché giusto un mese dopo, malgrado gli inutili interventi degli esperti del tubo, il rubinetto ha ricominciato a parlare, esattamente come mia figlia. Poco, con misurato gettito, rispettato e amato per il suo leale valore. Non ho idea di cosa si sono detti la mia ragazzina e il rubinetto in quei giorni. Ma non è un problema, perché so che quando entrambi parlano, sta a noi fare attenzione a non trascurare alcuna goccia o parola. Sei troppo seria, Daniela! Dicono spesso i professionisti dall'occhio perennemente attento alle superficialità del vivere. Tu non sorridi mai, sentenziano sovente i fuoriclassi del particolare che non sfugge ad anima viva. Hai un bel sorriso, osservano di continuo gli adoratori del lieto fine a buon mercato. Dovresti mostrarlo di più. Grazie, rispondo. Non sorrido, ma ringrazio, per cortesia, perché non ce l'ho col mondo intero. Non merita così tanto. Ci tengo alla mia collera. Le sono affezionata come a una preziosa compagna di giochi immaginaria, che nel tempo della solitudine reale, come in quella affollata, ha riempito vuoti, ha ingannato, certo, fuorviato, è sicuro, ma era lì, con me. E come fai a non volere bene a chi resti con te quando tutti se ne sono andati? Sei troppo dura con te stessa, affermano molti tra quelli di cui sopra, senza entrare nello specifico. Lo sei ancora di più con il tuo corpo, sempre lì a bucare pelle e abiti con la stessa incomprensibile aggressività. Ma chi l'ha detto
che quest'ultima dovrebbe essere compresa. Sei troppo severa con i tuoi capelli, impietosa nel tagliare e nel colorare con la medesima cieca casualità. Ma chi ve l'ha detto che tutto deve avere un senso? Poche cose ce l'hanno sul serio, è l'unica verità che so. Un padre che se ne va di casa e non torna più, se non per donare saltuari ceffoni a chi si trovi sulla via del crudele manrovescio, e una madre che se ne va di casa, ma rientra ogni sera con poco di sé, sempre meno ogni giorno di più, fino a trasformarsi in un fantasma vampiro che si nutre della compassione dei figli. Questa roba non deve avere un significato. Deve necessariamente essere il frutto di un ottuso caos che regala fortune o sventure a seconda di come si sveglia al mattino. Altrimenti, se c'è davvero un piano in tutto ciò, avreste poche ragioni per dirmi che non sorrido o che sono troppo dura, tra le altre cose. Eppure, nonostante tutto, sono qua. Cammino e sono qua. Ballo. Talvolta ballo, non ci crederete, ma lo facciamo anche noi, a modo nostro. Con melodie tutt'altro che rassicuranti, d'accordo, ma le note sono note. E quando il corpo vibra, lasciatelo vibrare. Ma la cosa che presumo stenterete a credere è che da qualche parte, in qualche luogo, con qualcuno che ignorate, non sorrido, bensì rido. Rido come una pazza, perché quel qualcuno mi ha fatto ballare e soprattutto capire che pazza non sono, tutt'altro. Vede, signora, fece l'insegnante con tono paterno, non è che suo figlio non si applichi, tutt'altro, è che non ce la fa a fare di più, ecco. Il livello è quello, ma non è abbastanza. Tornai a casa afflitta e così alla fine dell'anno Andrea fu bocciato in prima media. Qualcuno dirà che l'intelligenza non è tutto nella vita, c'è altro, deve esserci. A trovarlo, direbbe Matteo, mio marito. L'aveva presa così il padre, con sarcasmo e cinismo, i più facili accorgimenti per gestire i propri fallimenti. Perché così vedeva nostro figlio, un fallimento su tutta la linea. A riprova di ciò, l'amara scena del ricevimento dei genitori a scuola si ripete in modo praticamente uguale in altri ambiti. «Ma non lo convocate mai per la partita?» chiesi un giorno all'allenatore di basket, dopo almeno 2 anni di frequentazione della palestra. «Vede, signora, ogni qualvolta che qualcuno inizia una frase con «vede, signora», non è in arrivo nulla di buono», pensai, ma non dissi. «Suo figlio si impegna, corre molto, anche più di altri, arriva sempre con la maglia incollata alla pelle per il sudore alla fine dell'allenamento. Ma per la partita io devo chiamare i più forti, lei capisce?» «Lei capisce» suona un po' come «vede, signora». Quindi, di nuovo la sentenza. Suo figlio ci mette tutto quello che ha, ma non è abbastanza. Ciò malgrado, secondo un copione inevitabile, continuai a incoraggiare Andrea, cercando di infondergli in ogni istante sicurezza e apprezzamento per se stesso, per le sue qualità. Ad avercele, sarebbe l'inevitabile commento di mio marito. Il giorno che lo vidi più triste fu quando era appena rientrato a casa in un piovoso sabato pomeriggio d'autunno. Aveva 17 anni, il viso tempestato di brufoli e tutto il resto, ovvero capelli appiccicati sulla fronte tipo uomo pesce incessantemente ubriaco, occhi minuscoli da topo spaurito, naso a becco di tucano confuso, mento per i capperi suoi e denti storti da pipistrello cieco per davvero, altro che radar quindi, bensì reduce da innumerevoli zuccate sul duro di turno, da cui l'irregolarità mandibolare. Lo trovai seduto sul letto nella sua stanza, con un'espressione afflitta e una rosa maltrattata tra le mani. «Ma cosa è successo, caro?» chiesi subito prima di sedermi accanto a lui. «Vedi, signora...» Ops, mi correggo, anche se il risultato non cambia. «Vedi, mamma, oggi ho chiesto a quella compagna di classe che mi piace di mettersi con me». «Bravo!» esclamai ben consapevole di come fosse andata, per dargli comunque il mio supporto. «E lei cosa ha detto?» Ha detto che sta bene con me, che mi trova simpatico, che la nostra è solo un'amicizia, ma che per mettersi insieme non è abbastanza. Non aspettatevi luce all'orizzonte per il mio Andrea, ve lo dico subito. Provò all'università, ma in 3 anni fece un solo esame,
E ancora mi chiedo come abbia fatto. Lavoro, manco a parlarne. Ha collezionato licenziamenti e lettere di rifiuto come le figurine dei calciatori. Non è mai stato abbastanza per nulla, il mio adorato figlio. La sfortuna ha smesso di infierire su di lui nell'ultimo paragrafo della sua esistenza, poiché un male incurabile lo ha condannato a 1 mese di vita. Inutile dire con quali 2 paroline il medico iniziò il discorso con cui mi comunicò la tragica notizia. Non di meno, quel mese è stato il periodo più bello che ha vissuto. E anche il mio. Lo dico ancora oggi che sono vecchia. Forse perché in quei giorni ci siamo permessi entrambi di fregarcene dei vede signora e lei capisce. Ma soprattutto perché alla fine del nostro comune viaggio abbiamo compreso che quel che conta davvero nella vita è ciò che è abbastanza per noi. Ah, dimenticavo. Andrea ha donato i suoi organi e oggi una ragazza della sua stessa età è viva grazie a lui. Perché talvolta capita che ciò che non era abbastanza per tutti diventi tutto per qualcuno.